La vita, Francesco, è così dolorosa che se possiamo ridurre il dolore in generale, perché no? Nella vita, nel calcio in particolare, non si può sempre vincere, ma l'obiettivo è arrivare sempre vicini. Pep Guardiola. È verissima questa frase. Ho detto che io debba dire che è vero che dice Pep Guardiola è ridicolo a prescindere, ma comunque ti dirò ancora di più. Allora, guarda, secondo me la cosa che vorrei lasciare come ultimo messaggio è una speranza. Mhm. Speranza che nei prossimi 20 anni le neurotecnologie possano... Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata dell'Uomo e la Macchina Podcast. Io sono Francesco Sanna e l'ospite di oggi è Silvestro Micera. Silvestro è la seconda volta ospite al podcast e per me è un onore poter parlare con lui e poterlo portare al podcast. È stato il primo professore che 3 anni fa mi ha detto di sì per fare un'intervista dal vivo e per chiudere queste 12 puntate non potevo che chiuderle in bellezza con lui. Oltre ad essere un professore di fama mondiale, è un uomo saggio e di grande ispirazione. Infatti, quando un mio amico mi racconta qualcosa di brutto o che va come non vorrebbe, gli rubo una frase e dico sempre: sai, Silvestro Micera, un professore che ho intervistato, direbbe: spero nel meglio, ma sono pronto al peggio. E oltre a condividere il verbo, cerco davvero di vivere la mia vita con questo mantra. Silvestro è uno dei pionieri della bioelettronica e delle neurotecnologie e ha formato e ispirato diversi professori in tutto il mondo. In questa puntata ho cercato di scoprire i lati umani dello scienziato e di conoscerlo da un altro punto di vista. Spero di riuscire a farvi divertire e ispirare come lo sono stato io e farvi capire che bella persona è Silvestro. Tra l'altro ha anche recentemente scritto un libro intitolato Possiamo ricostruirlo, dove fa una carrellata sulle neurotecnologie odierne e discute delle implicazioni etiche che questo comporta e che ovviamente vi consiglio di leggere. Questa è stata sicuramente la conversazione che ho preferito più di tutte. Quindi, se siete un professore, se siete amante del calcio, se siete uno studente o una persona che non si accontenta mai e cerca sempre il meglio, fatevi un favore e ascoltate questa conversazione. E dopo potete anche iscrivervi al canale. Ma ora, miei cari, vi lascio al grande Silvestro Micera. Buon ascolto. Sono interista, io. Io lo so che sei interista. Sono molto. Allora, a caso, prendi quella che vuoi e mi dici quelle preferisci tra i due. E poi dopo quello che non preferisci. Ah, ci ho preso davvero, Certo. Vabbè, scusa, te l'ho passato. Qual è che preferisci? Prima di tutto diciamo cosa ci sono. Ci sono 2 figure. Ci sono 2 figure di 2 tu hai calciatori. scelto Ronaldo e... No, Ronaldinho. Sì, vabbè, Ronaldo e Ronaldinho ci sono. Cristiano Ronaldo, perché per me, per la mia generazione, Ronaldo è Ronaldo Nazario de Lima, il fenomeno, quello dell'Inter. Sì. Cristiano Ronaldo CR7 e Ronaldinho. Ok, chi scegli o chi elimini, come preferisci? Allora, ti dico, non è così facile perché come giocatore mi piaceva di più Ronaldinho, nonostante fosse del Milan, come si vede anche dalla foto. Ma apprezzo anche il fatto che nel tempo Cristiano Ronaldo si sia costruito con grande impegno e grande dedizione. Cioè, Ronaldinho è nato col talento. Talentuoso. Ronaldo ce l'aveva, Cristiano Ronaldo non era uno scappato di casa come me, però se l'ho anche costruito nel tempo, con dedizione. Quando giocavo a tennis e seguivo il tennis, adoravo Ivan Lendl, che probabilmente nessuno ricorda più, che era negli anni 80, giocava contro McEnroe, Borg e compagnia cantante, e io lo adoravo perché era uno che si impegnava. Cioè, nato con ragionevoli capacità, ha vinto 7-8 grandi slam. Poi ho scoperto addirittura che aveva anche il diabete, quindi insomma doppia difficoltà. Alla fine scelgo Ronaldinho. Ok. Però diciamo ce ne sono altri tanto dopo. Eliminiamo Cristiano. Ce ne sono ancora. Eliminiamo Cristiano, perfetto. Ok, vai, quello che vuoi. Qui è uscito Leo Messi. Devo scegliere Leo Messi per forza. Tra l'altro, guarda, approfitto, io ho avuto una lunghissima discussione con mio figlio che va avanti tuttora su chi è il GOAT. E ovviamente per la mia generazione è Diego Armando Maradona.
Devo dire la verità che dopo ieri sera non l'ho ancora fatto perché non sono riuscito a sentirlo, ma dovrò dirgli che secondo me ha ragione lui. Ok. Quindi Leo Messi. Soprattutto Prossimo. il prossimo, e qui Ronaldo il fenomeno. Allora, sicuramente come giocatore, per quello che ha fatto, Leo Messi. Ok. Però scelgo Ronaldo il fenomeno, un po' per la maglia che indossa. Poi non è solo una maglia dell'Inter, è la maglia più iconica della mia generazione, ma anche perché secondo me se lui non avesse avuto quel terribile incidente, infortunio che gli ha distrutto il ginocchio, secondo me avrebbe raggiunto il livello di Messi. Però per motivi affettivi lui, Ronaldo, ce ne sono ancora altre? Sì. Mamma mia, è più difficile. Ronaldo. Qui sei cattivo davvero. Tu sei un uomo cattivo. Chi è? È un uomo cattivo perché ovviamente Javier Zanetti. Allora non posso non scegliere Javier Zanetti. Ok, per il semplice motivo che perché è uno che si impegna, è un hombre verticale, è un uomo di grande correttezza, eccetera, e poi è il capitano della mia Inter. Quindi Javier Zanetti. E chi? Galvani. Ah, chi scegli? No, va bene, Javier Zanetti. Non si offenderà Galvani. Scusa, non l'avevo riconosciuto. Ma più volta. Forse si assomigliavano. No, Javier Zanetti. Mi dispiace. Non si offenderà il mio bis nonno, perché in fondo lui è scientificamente il mio bisnonno, ma tutta la vita Javier Zanetti. A proposito, saluto il caro Javier Zanetti. Se volesse una volta una collaborazione, no, invitarmi al suo ristorante argentino a Milano, e magari prendo anche una fascia da capitano firmata a prezzo. Grazie, ci provo almeno. Che devo fare? Giusto. Ci provo. Okay. Tu punti a distruggere la mia reputazione scientifica, io lo accetto. Giochiamola fino in fondo. Tanto ormai sono anziano abbastanza, si può fare. Il più l'ho fatto. E qua parte una domanda. Possiamo ricostruire una squadra che vinca il mondiale? Sì. Guarda, in realtà questa cosa mi permette un attimo di affrontare un discorso un po' più largo, che è ovviamente come fare innovazione e come fare sviluppo tecnologico. In realtà le regole poi sono sempre le stesse. Qualche tempo fa ho mandato ad un collega una presentazione in cui gli spiegavo come il Como e il Paris Saint-Germain rappresentano un esempio importante di come fare università. Non la faccio troppo lunga, ma il pensiero fondamentale è: uno, creare una mentalità da Champions League o da World Cup, e quello si costruisce piano piano nel tempo, e a quel punto devi fare delle scelte sempre, per quanto umanamente possibili, con quel tipo di mentalità. La mentalità da World Cup è quella che tutti i giorni ti fa alzare. Per questo adoro Javier Zanetti o CR7, anche Messi ovviamente, perché ti svegli e decidi tutti i giorni di cercare di essere il meglio di te stesso e il meglio del posto in cui tu lavori. E se vuoi vincere i mondiali, e guarda, il tennis, io non amo particolarmente il presidente della federazione tennis perché delle volte un tantino sopra le righe, umanamente, però è stato bravissimo. Cioè noi non abbiamo solo Yannick Sinner, perché il numero uno è una serie di combinazioni che secondo me è difficile. Cioè Leo Messi, e Leo Messi ne nasce uno ogni 30 anni. E nasce da me, nasce da te, però se tu hai un bacino grosso, tu stai aumentando la probabilità non solo di avere Leo Messi, ma poi hai Cobolli, hai Berrettini, hai Sonego, hai Musetti, nei primi 30 ne hai 5, 6. Perché? Perché hai creato una federazione che lavora in una certa maniera, con degli standard molto alti, standard che vengono portati avanti da tutti. Io ho una vecchia amica d'infanzia che fa la maestra di tennis, e quando sono andato giù a Taranto, dove sono nato e dove vado tutte le estati, dove torno tutte le estati, gliel'ho chiesto, ho detto: guarda, è semplice, noi maestri
siamo chiamati ogni 3-6 mesi o cose del genere a fare dei corsi di aggiornamento e tutti insegniamo il tennis alla stessa maniera. Abbiamo uno standard altissimo e uguale per tutti. Il calcio vuole fare queste cose, deve fare le stesse cose. Un'università vuole eccellere, deve fare le stesse cose. Deve cercare l'eccellenza e portarla avanti con continuità e coerenza. Punto. Secondo te il duro lavoro batte il talento? C'è un bellissimo film dove l'allenatore dice al giocatore: l'ossessione batte il talento. L'ossessione batterà sempre il talento, non c'è niente da fare. Alla fine dei conti Leo Messi ha il talento che ha, ma è uno che è in campo e si allena come e più degli altri. Alla fine dei conti è chiaro che se io mi alleno come si allena Leo Messi, non diventerò Leo Messi. Ma l'impegno quotidiano, non voglio dire che davvero batte il talento, ma certo è condizione indispensabile. Kobe Bryant era uno che raccontava che si svegliava alle 4 del mattino perché così ogni giorno faceva almeno un allenamento in più degli altri. Un allenamento in giù al giorno sono 300 allenamenti all'anno, per 10 anni o 20 anni sono 3.000, 6.000, 7.000 allenamenti in più, e la differenza la fa quello. L'ossessione non dico che batta il talento, ma è necessaria per andare in una certa direzione. Però, cioè, se ci dedichiamo soltanto al lavoro, perdiamo tutto il resto. O no? Perché sì, e questo è il grande quesito, no? È la grande sfida, riuscire a trovare del tempo per fare il proprio lavoro in maniera eccellente e anche un po' ossessiva, ma allo stesso tempo andare ai concerti, andare a teatro, leggere un buon libro, anche il mio che vedete qui, a parte gli scherzi, libri belli davvero, seri davvero. Quando mi dicono quando vai in pensione che farai, io dico sempre staccherò la spina. Non ci crede nessuno. Cambio cellulare e scompaio, perché ci sono tante cose che riesco a fare a malapena e che, se Dio me lo concederà, arriverò in buona salute a 70 anni o qui in Svizzera a 65, voglio provare a fare. Andare di più ai concerti. Io adoro l'opera lirica, adoro il teatro. Io vado quando posso, sia Firenze che Milano hanno una bellissima, ovviamente, stagione teatrale. Io cerco di andarci più spesso possibile. Il problema è che ovviamente hai difficoltà a farlo e il bilanciamento non è banale, e non è banale neanche con la famiglia, ovviamente, no? Ora io ho un unico figlio, che 18 salutiamo. anni. Ciao France, però ho ancora una moglie. Ciao Luisella, ciao amore. Che saluto anche lei, giustamente poi magari avete fa rabbia, però ecco, mio figlio a 18 anni ora lascia il nido per andare all'università. Però ho cercato disperatamente, e France, mi scuso se non ci sono riuscito fino in fondo, di seguirlo durante la sua crescita, di andare ai colloqui, di parlare con i professori, di vederlo ovviamente quando giocava a tennis piuttosto che a kendo. Lui faceva arti, ma ha fatto per molti anni, fa ancora un po' meno per lo studio, ma fa spada giapponese, kendo, e ci ho provato. Però ecco, tenere un bilanciamento non è banale, però da un lato è necessario avere il bilanciamento e dall'altro l'ossessione purtroppo è necessaria. Adesso che hai menzionato tuo figlio, l'hai condizionato un po' sulla scelta? Sei riuscito a non condizionare? Perché secondo me da genitore è anche difficile magari non dire niente o... Guarda, devo dirti la però verità, io non lo so. No, io allora alla fine lui mi ha detto subito che non voleva fare né l'ingegnere come me né il medico come sua madre, e che voleva cercare la sua strada. E devo dire la verità, ora lui comincia, vediamo come andrà, ora a settembre fisica. E lui voleva fare fisica dal secondo anno di scuola media. Wow. E io gli dissi: guarda, magari aspetta, perché ora vediamo come andrà, ma devo dirti, al liceo ha dimostrato un'ottima sensibilità fisica, quindi poi vediamo. Però ecco,
non l'ho forzato in niente, almeno ho cercato di non forzarlo in niente. Qualche tempo fa, per dirti, è venuto da me e mi ha detto probabilmente non faccio l'esame per entrare alla scuola normale. E ho detto vabbè, vai tranquillo. Poi ora è incerto, forse lo farà, sta studiando, non lo so, ma anche lì io gli ho solo detto se vuoi farlo, queste sono le regole, questo è il bando, fai attenzione, poi non è che ti accorgi che magari fai la domanda il giorno dopo il bando, però vai tranquillo. E anche tornando a Via Zanetti, anche per l'Inter, lui negli ultimi 2 o 3 anni prima non si interessava proprio di calcio, poi si è interessato di calcio, ha avuto varie fasi, adesso è interista come il suo papà. Abbiamo fatto per la prima volta, saluto anche il nostro amato presidente Beppe Marotta, e io lo dico a tutti, saluto tutti e anche la famiglia Moratti. No, meglio in più che in meno. Meglio in più che in meno, non si butta via niente. No, io ho veramente grande stima del presidente Marotta, che è bravo davvero, onestamente, gli dobbiamo tantissimo. E io ho fatto quest'anno per la prima volta, ho fatto con mio figlio l'abbonamento all'Inter. Però, quindi magari ci incontriamo col presidente a prendere un caffè, ma soprattutto non l'ho forzato. È nato con, sai, l'Inter negli ultimi 2 o 3 anni ha avuto grandi risultati e questo in qualche maniera facilita l'attaccamento. Noi abbiamo avuto la fortuna di andare a essere a San Siro per Inter Barcellona lo scorso anno, quindi a partita storica eccetera. Quello in qualche maniera è un alto imprinting dell'interismo forte. Però no, non l'ho mai, scusa, la faccio, cerco di ridurre i tempi delle risposte, prometto. tranquillo, ma ho cercato di seguirlo, ma di non forzarlo. Beh, no, perché da figlio, cioè, mi fa piacere se non vengo forzato, quindi mi sono un po' immedesimato in lui, dato che si chiama anche Francesco. Certo, avete anche questo in comune, sì. Ok, passiamo a un'altra domanda. Quanto siamo lontani da far guidare una persona con una protesi robotica? Riprendiamo. Allora, in realtà dipende. Posso specificare? Certo. Quando dico guidare, intendo proprio realmente, non soltanto con la mano, quindi tenere il volante bene, se succede un qualcosa devo sterzare velocemente, quasi come possiamo fare. Sì, perché ok, perfetto, perché era giusto. No, la precisazione è importantissima, perché chiaramente tu puoi avere degli ausili alla guida che ti permettono di guidare in condizioni anche di significativa disabilità motoria o sensoriale. Quindi è importante. In realtà la domanda è quanto siamo vicini a ricreare la mano di Luke Skywalker, cioè una mano protesica che sia indistinguibile dalla mano naturale da tutti i punti di vista, controllo, sensorizzazione, eccetera. Allora, devo dirti la verità, la parte commerciale clinica va molto più lentamente per motivi anche regolatori, per motivi anche economici. Tipicamente le neurotecnologie, le tecnologie assistive sono degli oligopoli. Quindi sono gli oligopoli? L'oligopolio, ora mi scuso con i colleghi economisti, saluto anche l'amico Nicola Giocoli, sono così, se sbaglio perdonami, mi corrigerai. L'oligopolio è come il monopolio, in cui c'è un'unica azienda, ma qui ce ne sono poche. Okay. E l'oligopolio è il classico esempio che un economista che ne sa davvero direbbe limita l'innovazione. Si crea un equilibrio che rallenta l'evoluzione, l'innovazione, perché nessuno, immagina 3 player che si dividono più o meno ugualmente, o anche non, ma si dividono in maniera stabile il mercato. Portare avanti l'innovazione costa molto ed è un rischio. Allora tu dici, io tutto sommato a casa il pane lo porto, perché devo rischiare, perdere soldi e poi magari quell'innovazione non è davvero utile? Magari addirittura perdo soldi e addirittura magari anche quote di mercato. Ora, il meccanismo veramente dovrebbe spiegarlo un economista e non il sottoscritto, ma il risultato è che un pochettino la tecnologia clinicamente è più lenta ad avere l'innovazione, sia per aspetti regolatori, ci vuole un sacco di tempo, un sacco di test, FDA, il marchio CE costano un sacco di soldi, tempo, pazienti, test, eccetera. Allo stesso tempo non c'è un drive vero. Però quello che sta cambiando anche in ambito industriale è che comincia a esserci una quantità importante di
denaro che viene dai venture capitalist. È ancora un'area in cui si investe con un po' di prudenza per i motivi che ho detto un secondo fa, no? La penetrazione del mercato è molto lenta, molto rischiosa, è come il farmaceutico, più o meno, però la situazione è molto migliorata negli anni. Questo anche, non so se ci sarà una domanda su Elon Musk, ma te lo anticipo. No. Allora ti dico solo questo. Ciao Elon, perché lui sente tutto e sa tutto. Saluto tutti, non saluto lui, scusa. Saluto anch'io Elon. Sarebbe irrispettoso. Però ecco, sostanzialmente l'arrivo di Musk ha favorito la crescita dei venture capitalist neuro. Perché stanno crescendo molto, cioè già da quando mi sono interessato io, da adesso, cavolo. Qual è il discorso? Se tu pensi che l'uomo più ricco del mondo investi in neurotecnologie, forse non è un'idea così stupida investire in neurotecnologie. Quindi Musk e Neuralink hanno sicuramente creato un dispositivo, a parte alcune sparate, diciamo, provocatorie, tecnologicamente molto interessante, ma al contempo hanno aperto il mercato all'arrivo di maggiori venture capital e maggiori fondi. Sì. Tornando all'aspetto tecnologico, la situazione sta migliorando, però ancora adesso noi abbiamo dei limiti tecnologici importanti. Ti faccio un esempio, che sono i motori. Ok. L'attuazione che noi possiamo dare con i motori della protesi sono lenti, pesanti, sono molto meno performanti dei tuoi muscoli. Un giorno riusciremo a pubblicare una review che è in revisione da 1 anno e mezzo. È una delle cose che cerchiamo di discutere in questa review con dei colleghi bravissimi, che ringrazio per il lavoro che abbiamo fatto, è stato molto bello. Un giorno forse lo pubblicheremo, e l'aspetto importante è che lo sviluppo di queste protesi richiede in molti casi innanzitutto l'attuazione, i motori per muoverle, uno sviluppo tecnologico importante. Ma io leggendo proprio il tuo libro, sì, ho pensato proprio a questa cosa non ho pensato ai motori, ho solo pensato che pensavo che i muscoli fossero meno deboli a questo punto dei motori. Invece tu mi stai dicendo esattamente il contrario. Ma com'è possibile? Perché non riusciamo, poiché sono piccoli, non riusciamo a dargli abbastanza i motori. Allora, il problema dei motori è che si basano su una tecnologia che ora non sono un esperto di attuazione, quindi mi perdoneranno tutti i colleghi, saluto anche Ritu all'MIT, insomma tutti quanti, però in realtà il problema è che quello che noi facciamo con i motori in corrente continua tipicamente non ci permette di avere un rapporto fra le dimensioni del dispositivo, la potenza, la coppia che riescono a esercitare, la velocità con cui riescono a esercitarla e il silenzio con cui riescono a farlo. Perché un altro problema di cui noi non ci rendiamo conto, perché non usiamo le protesi, è il rumore. Cioè è una cosa che dà terribilmente fastidio all'utilizzatore, perché si sente, è lenta, diventa diverso. Moltissimi anni fa io ho avuto il piacere di conoscere a Cortina, in un congresso che ha organizzato lui, Hugh Herr. Hugh è un collega, una stella del nostro ambiente, un professore dell'MIT, che ha una doppia amputazione transfemorale di gamba sopra il ginocchio. Sì. E a un certo punto chiacchieravamo, lui era già famoso, non era famoso come è ora, parliamo di più di 20 anni fa, e io gli dissi, vabbè, però tutto sommato per le protesi di gamba la situazione è migliore di quelle della mano. Lui mi disse, sì, però sai, ci sono alcune cose che ancora, a parte il grado di libertà, eccetera, ma lui mi disse 2 cose a cui non avevo mai pensato. Uno, quando tu accavalli la gamba, il tuo piede per gravità va giù. Il piede di una persona con la protesi no. Perché non è, perché per come è costruito è non backdrivable, quindi si ferma se non si ferma. E l'altro aspetto è che si vede un boffo nel ginocchio. Se tu tieni le gambe, sei seduto, è come se tu avessi un ginocchio gonfio, come è successo a me perché sono venuto in bicicletta, e ti viene gonfio. Si vede, però lui mi ha detto, lo vedi?
Io ho detto, guarda, ti giuro, io non me ne ero accorto per niente. Lui no, perché sei gentile. No, io non me ne ero accorto, davvero. Però queste sono delle piccole, tra virgolette, cose che rendono la protesi meno piacevole da usare. Ce ne sono moltissime altre, anche più complicate. Ora non voglio fare, no, passiamo 2 ore a discutere di questo, però il meccanismo è che, il messaggio è che la situazione sta migliorando, però siamo ancora molto lontani dalla protesi di Luke Skywalker, perché se fai una protesi con tanti gradi di libertà, vedevo stamattina venendo qui un video di una mano di un umanoide che si muove molto velocemente e ha un sacco di libertà. Sì. Qual è la differenza? È che tu puoi mettere tutta l'attuazione da qualche altra parte con dei cavi. La persona amputata ha uno spazio limitato, che è lo spazio, diciamo, nel caso di un'amputazione transradiale a livello dell'avambraccio, è lo spazio fra il polso e il livello di amputazione, che peraltro cambia fra persona e persona. Ma a parte questo dettaglio, che non è proprio un dettaglio, certo, immagina di avere anche una persona con un'amputazione proprio sotto il gomito. Hai tutto questo spazio. E qui ci devi mettere i motori, ci devi mettere l'elettronica, ci devi mettere il sistema di registrazione dell'elettromiografia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tu non è che hai tantissimo spazio. Quindi, e il problema dei motori, ti faccio un altro esempio. Noi abbiamo una struttura della mano che ha dei muscoli estrinseci che sono fuori dalla mano. ok. I muscoli per fare il movimento, tanto lo vedono, di apertura o chiusura delle dita, in realtà sono fuori. Nell'avambraccio. Quelli che hai qui sono quelli per il pollice, perché il pollice è qui e meccanicamente non potresti fare altrimenti, e quelli per esempio per fare l'adduzione e abduzione delle dita. Perché questo? Perché anche i muscoli hanno bisogno di essere grandi, di avere una sezione, per dirlo in una maniera, una sezione trasversale del muscolo, tanto è maggiore la quantità, più o meno la coppia che riescono a esercitare. E non è esattamente così, ma in prima approssimazione diciamolo. E quindi da quel punto di vista tu hai bisogno di avere muscoli grossi fuori, muscoli piccoli dentro. Questa è una cosa che tu non puoi replicare nella mano. Tu devi avere tutti i muscoli che hai sono limitati dal fatto che se li metti dentro, quello del pollice per esempio, hai poco spazio, perché devono essere comunque grandi. Perché se vai con dei muscoli, è uscito un articolo su Nature Communication qualche tempo fa, se usi dei muscoli, diciamo, elettromagnetici, tipo anche Shame Memory Alloy, queste tecnologie qui, hai il problema che però non riescono a fare abbastanza forza. Quindi io ti ripeto, non sono un esperto di queste cose e non voglio dire bestialità, ma il punto è proprio il vincolo che c'è fra la tecnologia che riusciamo a ottenere e quella che dovremmo avere. Okay. Quindi la situazione migliora, nel senso che ora abbiamo anche delle protesi, ora non le cito, se no qualcuno la dimentico e poi qualcuno giustamente si offende, però abbiamo anche in Italia almeno 2 o 3, almeno 3-4 esempi in Italia di protesi a più gradi di libertà buone, cioè rispetto a quello che c'era quando ho cominciato io 25 anni fa, che era un grado di libertà e basta. La situazione è migliorata. Siamo a livello no, e ci vorrà ancora un po'. Quanto ci vuole secondo te? Lo so che è una domanda cattiva. Ma per raggiungere Luke Skywalker, ma ti direi 30 anni almeno. Poi diciamo, come sempre, le previsioni sono fatte per essere sbagliate, sì. Però ok. Prossima domanda. Ho visto che oltre al senso del tatto avete sviluppato il senso del adesso te lo dico della temperatura. Sì. Volevo chiedervi, avete pensato anche di aggiungere il senso del dolore? Allora, in generale no, per 2 motivi. Allora, il dolore è facilissimo da dare in realtà. Okay. Tu aumenti dovunque tu vada, in qualunque nervo, in qualunque maniera, invasiva o non invasiva, aumenti la corrente e la persona sente dolore. Quindi però vabbè, sente dolore diffuso. Esatto. Sì, però ho capito, l'idea è
l'idea di generare dolore in realtà è fattibile, però non lo facciamo perché se immagina di avere, che ne so, una protesi che sta toccando qualcosa di caldo, finché è caldo, nel senso 30 gradi, 35 gradi, allora tu vuoi che la persona lo senta. Quando diventa davvero molto caldo, in realtà quello che devi fare è dare semplicemente un riflesso automatico alla mano per aprirsi. Cioè, non è infattibile, anzi, però onestamente non lo facciamo anche per motivi etici, perché a quel punto ridare il senso, il dolore, devi capire quando lo dai, in che condizioni lo dai, se magari sbagli qualcosa glielo dai quando non glielo dovresti dare. No. Perché ho pensato che magari esattamente tocca un qualcosa di caldo e la protesi si brucia. Quello che tu devi fare è far aprire la protesi. Ok. Cioè, al limite, se tu proprio vuoi far capire alla persona che succede qualcosa, gli dai un minimo di schicchera da qualche parte e lui capisce che sta succedendo qualcosa. Però non più di questo, secondo me. Ok. La vita, Francesco, è così dolorosa che se possiamo ridurre il dolore in generale, perché no? Vabbè, ok, bella risposta. Ok, e invece ho sentito un sacco dei tuoi talk che avete questo pensiero di Lego. Sì. Ok, ce lo puoi spiegare tu? Allora, questa è una cosa, ci abbiamo pubblicato anche con alcuni cari colleghi, Soleman, Alberto, mi sembra anche Giuseppe, con alcuni colleghi alcuni anni fa abbiamo pubblicato un articolo su queste idee dei Lego Bricks. Ovvio, i Lego tutti quanti credo sappiamo come funzionano. La cosa bella è che tu puoi riprendere i mattoncini e riutilizzarli. Mio figlio quando era piccolo giocava un sacco con i Lego, delle volte prendeva dei Lego anche di cose comprate per essere fatti in una certa maniera e li riutilizzava, poi tornavamo indietro e rimettevamo le cose come erano più o meno, ma l'idea era riutilizzo, prendo quei Lego e li riuso per qualcos'altro. Questo nel bambino aumenta la creatività, la fantasia e compagnia cantante. Perché è utile in neurotecnologie? Perché, come dicevo prima, fare una tecnologia e portarla in clinica porta via un sacco di tempo. Quindi se io riesco a riutilizzare la tecnologia, io riduco i tempi per affrontare una nuova problematica, una nuova disabilità. Ti faccio 2 esempi. Noi con il professor Mortini, ciao Pietro, che saluto, che è il neurochirurgo con cui lavoro con grande piacere al San Raffaele a Milano, da qualche anno stiamo facendo un'evoluzione di quello che ho cominciato qui col collega Grégoire Courtin, che anche lì saluto, che è stato uno dei pionieri della stimolazione spinale per il recupero del cammino in pazienti paraplegici. Quello che noi stiamo facendo con Pietro è prendere una strada diversa, nel senso più clinicamente immediatamente utilizzabile. Noi prendiamo uno stimolatore commerciale di una ditta, che non so se posso dire no, ma non la dico, comunque è scritto negli articoli se qualcuno vuole saperlo. E queste tecnologie vengono usate per il dolore, per fare impianti midollo-spinale per il dolore. Sono marchiate CE, funzionano da 30 anni cronicamente per moltissimi anni, quindi sono la tecnologia perfetta. Noi la stiamo riutilizzando, trovando una maniera. Ora abbiamo 2 o 3 articoli che spero sottometteremo a breve su questo, un paio li abbiamo già pubblicati, proprio con l'idea di riutilizzare una tecnologia marchiata CE. Questo ha il primo vantaggio che l'approvazione, diciamo, degli organi è più veloce. Secondo che è cronico, quindi tu sai già che a questa persona stai dando una soluzione clinicamente rilevante per sempre o per moltissimi anni. E quindi però devi trovare, quindi il mattoncino stimolazione spinale per il dolore lo stiamo riutilizzando come mattoncino stimolazione spinale per il cammino. Abbiamo utilizzato per molti anni elettrodi nel nervo periferico per ridare la sensazione tattile agli amputati, stimolando i nervi sensoriali. Quello che stiamo cominciando a fare è utilizzare la stessa tecnologia per i nervi motori di una persona paralizzata, una lesione alta del midollo spinale, persone con tetraplegia. Quindi in quel caso l'approvazione, il Ministero è stato giustamente attento e severo, però
noi abbiamo impiantato già dei pazienti per l'amputazione in qualche maniera. Quindi l'idea è recycling technology, è importante perché permette di avere nuove applicazioni delle neurotecnologie in tempi più rapidi. E anche il senso del tatto e della temperatura hanno gli stessi mattoncini? No, questo è un punto molto interessante. Allora, il tatto noi lo ridiamo, si può dare in tante maniere, ma noi lo ridiamo con elettrodi impiantati nel nervo. Questa cosa non può funzionare con le tecnologie attuali per la temperatura. Perché? Perché i nervi della temperatura sono molto piccoli e quindi non riesci a controllare. Ogni tanto qualcuno ci dice sento caldo al dito, però è una sensazione molto fragile, perché poi viene coperta da tutto il resto. Quello che un mio collega qui, Soleiman Shokur, insieme a Francesco Iberito, il nostro dottorando ora postdoc, Jonathan Mannheim, e altri, abbiamo scoperto con l'INAIL che gran parte dei pazienti amputati hanno una mappa termica fantasma. Noi sapevamo già che stimolando meccanicamente il livello dell'amputazione i pazienti sentono qualcosa che la sta toccando alla mano fantasma. La mano purtroppo non c'è più attaccata, però siccome le terminazioni nervose sono rimaste, se io tocco, i nervi che sarebbero stati quelli che collegavano i sensori della mano al cervello si riattivano e la persona sente che qualcuno sta toccando. Quindi la mappa tattile lo sapevamo già che esisteva. La mappa termica l'abbiamo scoperta e pubblicata su Science 3 anni fa quasi, no di più, 3 anni fa e qualche mese, nel 2023, e poi abbiamo dimostrato che si può utilizzare. Quindi tu puoi stimolare termicamente il moncherino e la persona sente alla mano fantasma caldo, dipende dalla persona, dalla situazione eccetera, caldo o freddo. E quindi tu hai la mappa termica che diventa una maniera di dare informazioni termiche. E quindi quello che noi stiamo provando a fare ora, se tutto va bene a fine anno partirà un nuovo progetto con l'INAIL, è prendere questa soluzione ibrida e portarla in clinica, quindi avere un impianto permanente con i pazienti che avranno la stimolazione termica non invasiva, indossabile, nel moncherino, sul moncherino, nel socket, nell'invaso, e l'impianto nel nervo periferico con un pacemaker per la parte tattile. Quindi anche lì, se vuoi, un'altra lezione che ho imparato e che cerco di passare ai miei studenti è di essere flessibili. Nella vita il fondamentalismo è sempre sbagliato, anche nella scienza. Quindi dire che funziona solamente A perché ho investito in A tutta la mia vita è sbagliato. A funziona per molte cose. La stimolazione spinale funziona per moltissime cose, per il cammino, per i movimenti dell'arto superiore, per il controllo della pressione. Gregoire ha pubblicato una serie di bellissimi lavori sul controllo della pressione in pazienti con lesione midollo-spinale, ma per esempio non funziona bene per le dita, per motivi fisiologici, bla bla bla. Ma il punto è che a quel punto magari devo usare il periferico. E compagnia cantante, nel senso, non esiste, anche la Lego non fa i mattoncini tutti uguali, fa non so, 4, 5, 6, 10 mattoncini fondamentali. Tra l'altro ieri risentivo la storia del fondatore di Lego, che è molto bella, ma magari ne riparliamo in un'altra occasione. Però ecco, i mattoncini vanno riusati, ma non c'è un solo tipo di mattoncini. Ok, prima hai menzionato che avete impiantato dei pazienti. E qua volevo chiederti, cioè io comunque mi informo molto sulle neurotecnologie, sì. Però io l'ho scoperto guardando tutti i tuoi video che ci sono su YouTube quando ti ho intervistato, ed è, cioè, io comunque sono molto informato e quindi ti chiedo, ma secondo te state facendo un brutto lavoro di informazione e comunicazione? Allora, aggiungo altro, anche, ha senso fare un po' di marketing, tra virgolette, o comunque comunicare alle persone che state facendo questo? Allora, innanzitutto non solo ha senso comunicarlo, ma è doveroso. Nel senso, per due motivi. Uno, se vuoi ovvio, ma importantissimo, il più importante di tutti,
che aiuti le persone con disabilità a sapere che forse non oggi, forse non domani, ma ci sono delle persone che lavorano per migliorare prima o poi la loro qualità della vita. Sì. L'altro aspetto, che è meno importante, ma è comunque importante, gran parte dei soldi, non tutti dicevamo prima, ma molti soldi sono soldi delle tasse, dei contribuenti, che devono sapere che, spero sia vero, quanto noi cerchiamo di utilizzarli per una cosa buona, ben fatta. Ora però devo dirti la verità, allora io non sono uno che ama particolarmente la sovraesposizione, perché anche esporsi troppo però qualche rischio lo comporta, perché tendi un pochettino, il messaggio si degrada, no? Quindi magari le persone non colgono la complessità di quello e la prematurità, infatti sono stati preliminari ancora in molti casi, quindi non voglio evitare la sovraesposizione, però devo dirti la verità che si può sempre far meglio e dovremmo far meglio, anzi ti dico la verità, il tuo commento mi spingerà a cercare di far meglio, però abbastanza visibili pensavo lo fossimo, nel senso, per dirti, siamo andati su Presa Diretta 2 settimane fa, per farti solo un esempio. Si può fare di più, sicuramente, forse dovremmo fare di più, però al contempo il crinale è un po' sottile, però la prendo come un commento per rifletterci. Adesso per rispondere a questo della presa diretta, io non guardo molta TV, anzi direi quasi niente, e mi informo molto di più su internet, quindi magari questo è anche... forse anche questo è il problema, sì, per esempio una cosa che ho sempre pensato di fare, che non ho mai fatto, è di fare un canale YouTube in cui metto... Il tempo dove lo trovi? No, ma in realtà basterebbe... Ora un dottorando, quel professore che li schiavizza, quella merdaccia dell'ordinario. Allora, servirebbe qualcuno, anche una ditta, dei consulenti. Guarda, questo lo faccio. Prendere tutti i video che abbiamo pubblicato negli anni nelle riviste, quindi sono già pronti. Vanno semplicemente, magari commentati un pochino, spiegato un contesto nella pancia sotto di YouTube e cose del genere, o aggiungendo un video, non lo so, lo pensiamo, però per dirti, ora stiamo sottomettendo gli articoli che ti dicevo e avremo almeno una ventina di video di persone con l'esemi dello spinale che camminano, che prendono oggetti, amputati, salutiamo che sentono... Michel. Salutiamo tanto Michele, un po'. L'ultima volta l'ho visto a Milano, perché tipicamente a Milano quando c'è Focus Scienza della rivista ci invitano. Una volta eravamo assieme con Michel, forse 2 o 3 anni fa. Sì, l'ho visto quel video. Ecco appunto, secondo me ora ci saremo un'altra volta col professor Mortini a novembre. Però guarda, almeno questa cosa che è relativamente facile la faccio. Ok. Ok, un'altra cosa, tu sei trilocato, parole tue. EPFL, Milano, San Raffaele e Pisa. San Raffaele di Pisa. San Raffaele a Milano e Pisa. Sì. E quindi volevo chiederti come gestisci il tempo? Male. No, seriamente. Allora, aspetta, scusa, se sì, ti interrompo. Scusa, no, dimmi. E come mai hai scelto di fare tutte queste robe? Cioè, immagino che non è che ti diverti. Allora, forse ti diverti. No, onestamente no, comincio a essere un po' stanco, te lo confesso. Allora, la cosa è, ci sono 2 aspetti. Uno, perché sono a metà fra Losanna e Pisa per motivi personali di carriera e familiari. Ora non entro nel dettaglio per ovvie ragioni, ma diciamo mi ci sono trovato. Ok. E invece Milano è stata un'opportunità che ho colto, un po' perché sulla strada, no scherzo, perché è un centro che mi permette di avere una traslazione clinica importante. Cioè Mortini ha impiantato 21-22 pazienti paraplegici per il cammino, quindi solo tra virgolette per il cammino, non per altre applicazioni. Scusami. E forse non siamo il più grande centro al mondo, non lo so, però siamo fra i centri più grossi per gli impianti. Quindi diciamo Milano mi aiuta, spero, a prendere una via più traslazionale clinica importante, quindi passare da un paziente, 2 pazienti, 3 pazienti, che inizialmente va fatto, non è che si può passare da 0 a 25, il ministero non te lo fa fare neanche, peraltro.
però non sarebbe neanche giusto eticamente. Però non capisco questa cosa che stai dicendo, perché non sarebbe giusto? Perché non prima hai vuoi l'esperienza? vedere, perché Ok, prima vuoi perfetto. vedere se funziona. Mhm. Cioè io lo impianto devo avere delle evidenze sperimentali che mi facciano capire che ha senso andare sul paziente, che è safe, sicuro ed è probabilmente utile. Però la prima cosa lo facciamo in un paio di pazienti. Sì. Però per dirti, mi prendono tutti in giro, prima o poi aprirai, mi dice, un nuovo laboratorio. In realtà quello che cerchiamo di fare è andare dove c'è eccellenza di qualche tipo per lavorare insieme. Ti faccio un esempio: grazie al collega Soleiman Shokur abbiamo un grossissimo progetto col Brasile, con San Paolo, sul Parkinson. E loro hanno una facilità di reclutamento di pazienti. La prima volta che ho scoperto che esistevano dei progetti fra la Svizzera e la regione di San Paolo, non tutto il Brasile. Poi sono andato a vedere quanti abitanti fa la regione di San Paolo e ne fa tipo 30-40 milioni, perché tutto il Brasile penso ne faccia 160-170. Quindi la Svizzera, tutta la Svizzera ne fa 8-10, ora hanno fatto anche il referendum, non mi esprimo, però diciamo per mantenere i limiti, 8 milioni, 9 milioni di abitanti, quindi è difficilissimo qui avere dei numeri grossissimi. Quindi andiamo a Milano per le lesioni spinali, andiamo in Brasile per il Parkinson, andiamo, se tutto va bene, cominceremo una collaborazione con gli ortopedici Rizzoli per gli impianti sugli amputati con l'INAIL e Paolo Sassu, che saluto, che è un grandissimo chirurgo della mano, ma c'è Alex Gardinetto anche a Bressanone. Cioè, l'obiettivo non è tanto, come diceva l'imperatore Carlo, sul mio regno non tramonta mai il sole, no? Avere un laboratorio in ogni continente. L'obiettivo è spingere nei posti e nei luoghi in cui tu puoi avere l'eccellenza clinica e la capacità di portare quello che stiamo provando a fare su numeri alti. Cioè io ho passato 15 anni della mia carriera ad arrivare al first in human. Poi ho fatto 10 o 15 anni della mia carriera con 2 pazienti, 1 paziente, 3 pazienti, eccetera. E secondo me i colleghi, lo so che lo facevate, mi prendevano, facevano il commentino tipo è tornato Silvestro con 1 paziente. Benissimo, avevano ragione, forse allora era indispensabile, però adesso i paper che facciamo hanno 4, 5, 10 pazienti, non siamo ancora dove dovremmo essere, però la direzione è quella lì. Scusa, l'ho fatta un po' lunga, ma no, va benissimo. Mi hai dato anche uno spunto su questa cosa che hai detto. Quanto è difficile seguire la propria strada quando i colleghi, che immagino stimi, comunque ti prendono in giro o non sono dalla tua parte, diciamo. Allora, non è che nessuno sì, però almeno se lo fanno non lo fanno davanti a me, mettiamola così. Però che ci potrebbe anche stare, ci mancherebbe. O comunque le critiche sono sempre giuste e come il commento che mi hai fatto sulla visibilità aiutano a crescere, se no non ha senso. Allora, c'è stato sicuramente un momento in cui tutti quelli che facevano protesi lo facevano con impianti nel cervello. Oppure è arrivato Todd Kuiken che faceva trasposizione nervosa. Io, Dustin Tyler, Max Ortiz e gli altri 2 o 3 che facevano periferico eravamo un pochettino, come dire, i paria, no? Gli underdog. Però secondo me era la strada giusta, secondo noi, anche per loro ovviamente, era la strada giusta. E alla fine, tornando al discorso dei differenti Lego, credo che ora sia chiaro che esistono Lego differenti. Esiste il cervello, che peraltro è la corteccia, il talamo e le ganglie della base, quindi già quello è tanta roba. Esiste il midollo spinale e esistono i nervi periferici. Però ho dovuto tenere duro, ma non è stato un dramma. Se no facciamo come il povero Mihajlovic a un certo punto, che era un giocatore e poi allenatore del Torino in quel momento, che è scomparso purtroppo recentemente. Gli chiesero: ma secondo lei è faticoso per Pippo, mi ricordo come il giocatore, essere il capitano del Torino a 24 anni?
Io dissi, ma scusa, ma di che state parlando? Ma andare in miniera, fare dei lavori duri, faticosi, quello è complicato. A 24 anni prende 2 milioni di euro di stipendio e fa il capitano del Torino, devi ringraziare il nostro Signore e basta. Bella risposta. Volevo passare invece a un altro argomento, perché adesso tu sei il famoso Silvestro Micera, no? Ma volevo chiederti proprio dei consigli, ma consigli pratici per capire o per cercare di diventare il Silvestro Micera che sei adesso, cioè da piccolo ad adesso, piccolo. Allora, da guarda, giovane. No, da giovane, e ovviamente non è facilissimo. In generale ti direi, credete in quello che volete fare, in quello che volete essere e quello che volete fare. Poi secondo me è tutto lì. E lottate per farlo. Poi ti dico anche in grande franchezza, io sono molto cattolico, quindi ci vuole la provvidenza che ti aiuti, oppure il caso, la fortuna, scegli tu. C'è una bellissima canzone del povero Gino Paoli che dice a un certo punto: il ladro che ha rubato in casa mia avrei potuto essere io. Io ho avuto momenti, si parlava prima, momenti nella mia carriera in cui a un certo punto ho pensato di smettere, perché diciamo i concorsi non andavano bene, non riuscivo a diventare professore, sì. Anzi, io non mi vergogno a dirlo, a un certo punto ho perso, sostanzialmente non avevo più lavoro. Ok. Ma non la faccio troppo retorica, perché sennò torniamo a Mihajlovic. Certo. Non ero il minatore che va a lavoro la mattina alle 4, tutt'altro. Però per dirti, c'è secondo me in un altro universo del multiverso, Silvestro. Io fui una delle pochissime aziende allora che mi chiamò fu Tecnogym, per andare a fare, ti parlo di più di 20 anni fa, sì. Il CTO di Tecnogym. Fui shortlisted e poi presero un altro. Cosa vuol dire shortlisted? Che arrivavamo all'intervista finale dopo i curriculum, penso in pochi, 3 o 4, cosa del genere, e alla fine presero un altro, o un'altra, non lo so, un'altra persona. E magari c'è un universo in cui io ho fatto il CTO di Tecnogym e ora magari non lo so che faccio. Cioè, nel senso, può essere complicato, bisogna tenere duro, bisogna anche capire quando ogni tanto bisogna anche cercare altre strade se non funziona. Però ecco, credere in quello che si fa e in quello che si è, quello forse è l'unico davvero, e costruire la propria esperienza, il proprio know-how in funzione di questo. Una curiosità su questa cosa del CTO, ma a quel tempo... Ora non so se potevo dirlo, ma penso di sono passati 20 anni. Ok, vabbè. No, va bene. Ma come... Ho mandato il curriculum. Ah, ok. Molto basta. semplicemente. Ma però non avevi nessuna esperienza di... facevo biorobotica, no? Robotica medica, quindi di fatto non è così lontano da fare macchine come quelle di Tecnogym. In realtà concettualmente non è così lontano, non è neanche così vicino, ma non è, diciamo, non mi hanno chiamato perché ero simpatico, perché avevo un curriculum che in qualche maniera poteva essere interessante. Ok, invece qual è la realtà nell'essere uno dei migliori al mondo nel tuo lavoro? Perché c'è... detta così dovresti chiederla a qualcun altro, non a me. Vabbè, mi prendo la responsabilità di averlo detto. Ma in realtà ogni tanto, lo ammetto, ovviamente ho delle soddisfazioni, nel senso che mi accorgo che alla gente, la gente, intendo il field, le persone del mio settore apprezzano quello che faccio. Ma io, nonostante abbia quasi 54 anni, ho sempre la sindrome dell'impostore. Cioè, ho sempre la sensazione di non saperne mai abbastanza, sono costantemente alla ricerca di capire, ma semplicemente perché forse quello di cui mi occupo è molto complesso e io ho la sensazione di saperne un pezzettino, e cerco di allargare per quanto possibile, perché poi qual è il problema? Che più tu invecchi e più sei travolto da attività, diciamo, politico-amministrative, cioè mi ritaglio sempre il tempo, come fanno molti altri colleghi in realtà, per leggere articoli, per studiare, per vedere, per riflettere, eccetera.
e cerco di allargare la mia zona, diciamo, di comprensione. Anche perché se non lo fai poi è impossibile seguire davvero. È chiaro che il dettaglio del software, del codice di Python, no. Vabbè, ma quello Però, direi che non è neanche importante. Forse non è più il mio ruolo. Sì, in questo per te dico. Sì. Non è più il mio ruolo, però ecco, capire cosa sta facendo il mio studente io lo posso fare solo se so lo stato dell'arte, se so quello che sta accadendo. Poi è vero, come dico sempre, che più invecchi e più tu hai un tipo il senso del ragno dell'uomo ragno, no? Hai un sesto senso. Questo per l'esperienza, secondo te? Sì, cioè quando arriva lo studente e mi dice una cosa, il senso del ragno o il senso del professore, se vuoi, mi dice non torna. Poi ne discutiamo e cerchiamo di capire, non ho sempre ragione, ma spesso sì, e cerchiamo di capire perché non funziona, ma è proprio come dire, mi sono creato, ma non solo io, tutti i professori arrivati a una certa età, una specie di modello interno che mi permette di dire no, qui c'è qualcosa che non torna. E quando dici che pensi di non sapere delle cose, sì. Cosa intendi? No, sono certo di non sapere. Quando dici che non sai delle cose, cosa intendi? Perché qua stiamo parlando di meccanica, elettronica, no, se la metti così non so proprio niente. Non so proprio niente. Sì, però sì. Ti faccio un esempio specifico. Noi abbiamo 2 bravissimi professori e ricercatrici alla Scuola Sant'Anna, sono Alberto Mazzoni e Eleonora Russo, saluto entrambi, che si occupano di modellazione in maniera molto complessa, sono 2 fisici, della corteccia, dei segnali del cervello. E io sto studiando per cercare di capire meglio quello che Eleonora fa. È chiaro che, come le dico sempre, alla fine sono un ingegnere, quindi diciamo che cos'è la teoria dei sistemi lo so. Però capire come funzionano certe cose mi aiuta poi a parlare con lei, a capire come scrivere come impostare certe cose. Però è un meccanismo che mi tiene sempre un pochettino, se vuoi, sulle spine, che però mi aiuta anche a crescere. Poi ecco, ho delle soddisfazioni, ma so benissimo che ci sono molti colleghi del mio settore che sono molto più bravi di me. Io corro, cerco di raggiungerli, però questo mi tiene ancora desideroso di imparare, questo sì. Quando dici che sono più bravi di te, intendi in generale o magari in una particolare tutte field? E 2 le cose, nel senso, ora non faccio nomi perché non... Però penso a X e X, per esempio, è molto più bravo di me nel gestire la narrativa degli articoli. Y invece è molto più bravo di me dal punto di vista tecnologico su come sviluppare tecnologie impiantabili, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cerco di vedere cosa posso imparare da loro o per andare in quella direzione. E non pensi che loro pensino che tu sia più bravo di loro in altre cose? Può darsi, io non lo so questo, però non lo so, non credo, non lo so. Lo posso sperare, diciamo così. Perché adesso ne giocare a ping pong, per esempio. No. Non intendevo questo. Lo so. Qua mi sono scritto focus. Ha senso di diversificare oppure concentrarsi su 1 o 2 cose? E qua mi spiego meglio. E tu comunque fai un sacco di robe. Sì. Ma io potrei dirti, visto, tu hai comunque 24 ore al giorno, e invece, se invece ti concentrassi, non lo so, 7 ore su soltanto una e non so, 2 in un'altra e tutto il resto non lo faresti? Pensi che saresti più migliore nelle altre o no? Come mai fai così? O non lo so, o ti è capitato? Un po' mi è capitato e un po' in generale è quello che mi piace fare. Sono convintissimo che focalizzandomi potrei fare meglio. Ok. E per molti anni, tornando al confronto, è quello che alcuni colleghi, anche alcuni colleghi amici, mi hanno, non dico rinfacciato, ma sottolineato. Poi più tu invecchi e più è normale avere un mega laboratorio, può capitare avere un mega laboratorio che fa tante cose, quindi la gente lo tollera di più.
o lo capisce di più meglio. Però quando io ero... Il libro, ricordate, quando io ero più giovane era un commento che mi hanno fatto. Però quando mi chiedono voglio diventare professore universitario, come si diventa professore e che vuol dire, come lo fai? La risposta è che tu devi trovare la tua risposta. Anche nella vita, oserei dire. Tutto, in generale, nella vita in generale e anche da professore. Non esiste la risposta giusta, esiste la tua risposta. Poi devi riuscire a implementarla, quindi devi trovare un lavoro, sì. Perché se la tua risposta è completamente out of sync col mondo, poi non ottieni lavoro. Però a parte questo, tu devi trovare la tua risposta. Il laboratorio può essere un laboratorio con 5 persone, 10 persone. Io ho colleghi bravi, ecco, tornando ai grandi Bob Langer all'MIT, John Rogers alla Northwestern, Zenan Bao, che è dei tre quella che conosco meglio, che è una persona fantastica e che a Stanford ha un laboratorio enorme. Oppure il laboratorio con 5 persone che affronta lo studio dei meccanismi cellulari della drosofila. Qual è meglio? Io credo e spero che Zenan o Bob Langer sono contenti in una certa maniera. Alla fine l'altro aspetto importante è che ogni modello ha vantaggi e svantaggi per gli studenti che lo subiscono, tra virgolette. Cioè ogni professore deve scegliere la sua strada, secondo me. Apro una parentesi, non faccio il nome, ma c'era un professore molti anni fa a cui fu offerta una prestigiosissima cattedra non ero io, che a me non mi offrono nulla, ma insomma, in una prestigiosissima università. E rifiutò. Disse no, io preferisco stare nella mia università media, perché questa competizione qui mi darebbe troppo, non la reggo. Ed è un professore, è uno che ora, se dico troppe cose poi si capisce chi è, che ora è anziano, ma pubblicava benissimissimo. Quindi non era uno che non faceva top, era uno che pubblicava su Nature 2 volte all'anno. E lo faceva nell'università media, non dico dove, tranquilla. Quindi non c'è, ma anche per gli studenti. Avere un laboratorio con 6 persone vuol dire avere un professore che ti segue tanto, che è un vantaggio, ma è anche uno svantaggio, perché tu in qualche maniera, e tornando a mio figlio, è come se tu costantemente sei accanto al tuo figlio, gli tarpi le ali se lo fai troppo. Non sto dicendo che è sbagliato, al contrario, un mega laboratorio puoi essere lasciato completamente solo. Quindi, però anche quello è... Io ho studenti che sono andati miei in visita in mega laboratori, alcuni sono rimasti contentissimi e ci sono rimasti in quei mega laboratori o affini, altri hanno detto non era il loro posto. È giusto o sbagliato? È la tua risposta alla fine che conta. Grazie. Prego. Nella vita, nel calcio in particolare, non si può sempre vincere, ma l'obiettivo è arrivare sempre vicini. Pep Guardiola. È verissima questa frase. Ho detto che io debba dire che è vero che dice Pep Guardiola, è ridicolo a prescindere, ma comunque è ti dirò ancora di più. C'è una bellissima serie televisiva che consiglio a tutti, in Italia non è particolarmente si chiama Ted Lasso, è di Apple TV. E racconta la storia, non vi spoilerò nulla, sono 3 stagioni, ora fra un po' parte la 4ª, di un allenatore di football americano che viene chiamato in America, viene chiamato a gestire una squadra di serie di Premier League inglese. Vedetelo così capite di che si tratta. E a un certo punto lui diventa rivale e amico di Pep Guardiola. E si dicono quello che conta è aiutare i propri calciatori a diventare la versione migliore di se stessi. Ecco, secondo me, tornando anche alla domanda iniziale su come si fa a vincere la Coppa dei Campioni, tu nella Coppa dei Campioni non puoi essere certo che la vinci, è impossibile. A meno che tu non sia veramente il Brasile degli anni 60-70, cioè, ma anche in quel caso, per esempio il Brasile dell'82 era chiaramente la squadra più forte e ha perso. Cioè, però devi creare le condizioni della mentalità nelle scelte quotidiane che fai per essere la versione migliore di te stesso, che vale sempre nella vita,
e 2 per avvicinarti all'obiettivo, perché la probabilità che tu prima o poi lo prenda quell'obiettivo, ovviamente, questo è banalissimo, pensa a Zverev, il giocatore di tennis. Lui, poraccio, finalmente a Roland Garros, l'ultimo Roland Garros, ha vinto il suo primo slam, dopo aver perso 4 o 5 finali. La finale seguente, quella con Sinner a Wimbledon, ora l'ha persa, ma era chiaramente un giocatore diverso. Si era liberato mentalmente. L'Italia non ha perso contro la Bosnia perché eravamo più scarsi, e perché avevamo paura. Perché sentivi 60 milioni di persone sulle tue spalle. Se tu arrivi sempre, se diventa ovvio fare una certa cosa, allora quella cosa la farai in scioltezza e potrai darti un obiettivo superiore. Se tu arrivi ai quarti di finale di Champions League tutti gli anni, allora non solo hai i mezzi economici per i soldi che guadagni per comprare giocatori migliori, ma diventa casa tua. Diceva Lautaro qualche giorno, ieri in realtà, Leo Messi non è solamente un grande giocatore, non è neanche solamente uno che ti dice mettiti là perché fra 5 minuti ti passo la palla e segni, come ha fatto, non so se l'hai visto, il gol del 2-1 finale. Lui praticamente ha dato, è vero che c'erano 4 bischeri pilastri inglesi fermi, va bene, ma ha dato la palla a Lautaro Martinez saltando molto alto, lo potevo fare anche io, ce li ha data proprio sul, lui deve fare puff e spingerla in porta. Ma non è neanche questo, non solo fai dribbling, non solo ti dice mettiti là che fra un po' ti tiro, ma ti immagina la realtà. Ti dice noi vinceremo perché faremo queste cose, giocheremo in questa maniera. Cioè, perché lui è, tornando anche al discorso, no, del senso del ragno del professore, lui ha interiorizzato così tanto il calcio ad un certo livello che riesce a capire dove andrà la partita prima che la partita cominci o prima che accadano le azioni. Questo lo puoi fare, va bene, se sei Leo Messi, ovviamente. France, dico a mio figlio, lo sto citando tantissimo, quindi penso tu possa avere ragione e basta, però. Detto questo, perché ora me la farà pagare, non questo, ma quello poi quando lo chiamo, però l'aspetto importante è questo lo ottieni se arrivare ai quarti di finale di Champions League o arrivare ai quarti di Coppa dei Campioni è il tuo standard. Il Brasile è nelle stesse condizioni dell'Italia, un po' meglio perché la competizione in Sud America per andare ai mondiali è inferiore rispetto a quella che c'è in Europa, ma è lo stesso problema, hanno paura. Hanno meno talento, ma hanno anche paura. Come fai a calibrare il cervello per far sì che questo sia il tuo standard? Ogni giorno ti svegli, ora così sembrerà una persona, non porto il cilicio, non mi picchio, non sono masochista, state tranquilli, però è un meccanismo in cui tutte le mattine tu ti svegli ed è complicato, sì. Ora al mio livello no, onestamente, però pensa a Pep Guardiola, pensa a Klopp, l'allenatore che allenava, perché a un certo punto gli allenatori mollano per qualche anno? Perché lo stress di alzarsi tutte le mattine e dover essere Pep Guardiola, ora anche per Pep Guardiola deve essere enorme, ma è l'unica maniera. Abbiamo pochissimo tempo, ti faccio l'ultima domanda. Vai. Ne ho tantissime, quindi devo cercare. Facciamo così. Ok, c'è qualcosa di cui non abbiamo parlato che ti sta a cuore e che vuoi condividere con le persone che stanno ascoltando? Allora, guarda, secondo me la cosa che vorrei lasciare come ultimo messaggio è una speranza. La speranza che nei prossimi 20 anni le neurotecnologie possono aiutare sempre di più le persone a riguadagnare qualità della vita. Se volete, facendo una marchetta orrenda finale, che davvero noi si possa ricostruire le persone, come dice il libro. Ci sono già un po' di esempi, no? Pensa agli impianti cocleari, pensa al deep brain stimulation per il Parkinson, ma nei prossimi 20 anni l'hype delle neurotecnologie basate su galvani, quindi elettriche, raggiungerà secondo me un picco. Avremo sempre più persone che utilizzeranno neurotecnologie per vivere meglio. Non credo che raggiungeremo per 20 o 30 anni la capacità, si diceva prima di Luke Skywalker, di recuperare esattamente il naturale, però
affronteremo il problema in maniera tale che ci si avvicinerà in maniera dignitosa. Dove possono comprare il libro le persone? Allora, il libro è su Amazon, sul sito di Apogeo, Feltrinelli, penso sia ancora nelle edicole, nelle librerie, insomma, dovunque. Grazie. E grazie a te soprattutto. Grazie a te che mi stai dedicando il tuo preziosissimo tempo. Grande piacere, grazie mille. Grazie. Vai, abbiamo fatto. C'hai tempo ancora per un'altra domanda, se vuoi. Te la faccio sicuro, Vai, tanto. Questi ultimi 3 mesi ho dovuto studiare tedesco e mi hanno chiesto, cioè per imparare un po' il tedesco ci sono quelle... le app. Non ci sono delle app, proprio a lezione dovevamo dire in cosa si è bravi. Sì. E io mi sono fermato un po' e ho pensato, cavolo, ma in che cosa sono bravo? Non lo so. Poi vabbè, alla fine ho scritto una stupidaggine perché il problema non era quello, era mettere una cosa, ma ho pensato a questa roba e allora ho scritto: penserai sempre di fare schifo. Va bene fare schifo rispetto ai tuoi standard, perché crescendo anche i tuoi standard si alzano. Questo non significa che tu faccia davvero schifo. È verissimo. Pensi? Concordo al 100%. Alla fine l'unica maniera di vivere anche magari un po' faticoso è non guardare gli altri, guardare se stessi. L'obiettivo, come si dice sempre nelle cose, mio figlio mi prende in giro che gli mando i messaggini motivazionali. No, il messaggino motivazionale ultimo. Sì. Devi essere la versione migliore di te stesso rispetto al giorno prima. Tutto lì. Poi ognuno ha i suoi talenti, no? Nella parabola chi ne ha 1, chi ne ha 4, 10, non mi ricordo più, il mio parroco ora si arrabbia. Che salutiamo ovviamente. Ormai salutiamo tutti praticamente. Ci sarebbe rimasto male. Perché no a me? Vabbè, Don Simone, salve. Detto questo, ognuno ha i suoi talenti, però l'importante è metterli a frutto. È chiaro che appunto io non potrò mai giocare come Leo Messi, però mi impegno e giocherò al meglio di me stesso, che non è tanto per niente, però è quello che posso fare. Concordo con te assolutamente. Grazie. No, grazie davvero, davvero. Grazie per essere arrivati fin qua. Questo è l'ultimo episodio. Ora mi prenderò una pausa e non so quando tornerò, ma sicuramente tornerò, perché raccontare queste storie in realtà aiutano più me che voi. Vorrei fare un ringraziamento speciale a Lorenzo Argiolas, per gli amici Lollo, che mi ha aiutato con l'audio, e senza di lui sicuramente la qualità dell'audio sarebbe stata davvero pessima. E al dottor Andrea Corna, che mi ha fatto da professore privato e mi ha spiegato come funziona la retina, le basi della neuroscienza, e ha revisionato con me le domande che ho fatto agli ospiti. I complimenti che ho ricevuto per la preparazione li ho ricevuti soltanto grazie a te. Grazie anche a chi c'è stato, a chi ci sarà e a chi non c'è ancora. Alla prossima. Grazie.